oh, 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 oh. Tornavo all'angolo che avevo il rigurgito da sforzo. Pensa tu quando cavolo non ero allenato adeguatamente per quei ritmi. Bravo, questo è il primo buono che hai fatto veramente. Schivata giusta. Tu puoi andare a combattere senza fare tutto questo se però fai la box. Sì. Non puoi andare a combattere se fai solo quello e non fai la box. Una delle domande, ragazzi, che mi fate sempre più spesso comunque sui social, che mi chiedono comunque soprattutto quelli novizi, mi dicono: Erwin, ma io vorrei cominciare pugilato, vorrei cominciare a fare uno sport da combattimento, ma ho paura di farmi male, che mi spaccano magari il naso, che magari mi faccio male all'occhio, e mi chiedono come faccio a non farmi rompere il naso. La mia risposta è sempre quella, è molto semplice. C'è un trucco per non farti rompere il naso: non farti beccare. No? Mi sembra una cosa abbastanza banale, ma abbastanza comunque funzionale come roba. Perché, ragazzi, non è importante solo saper tirare i pugni, avere forza, avere potenziamento della Madonna, energia, resistenza, quello che vuoi, se poi ogni tanto non schivi i colpi, no? Perché i colpi li porta anche l'altro. Ebbene, è arrivato il momento per me di farvi vedere in un video un allenamento con una persona capace che mi dovrà allenare oggi nelle schivate. E che abbiamo adesso oggi, ragazzi? Qua siamo al Mag Lab a Bergamo con... Sì, è di nuovo, purtroppo è di nuovo, quello ci abbiamo, ragazzi. Che non mi caga addosso! Concordi con me su questa cosa? Molti vanno in palestra, sai, si concentrano sulle cose di... sai, più le cose di forza. No, devo menare, devo tirare. Sì, però devi anche schivare qualche volta, no? Perché tanto quanto la fatica è la cosa più facile da raggiungere. Quindi automaticamente picchiare è più facile di non essere picchiato. Esatto, bravo. E quindi è la cosa che è più immediata, che ti viene venduta prima. E quindi, come te, impareranno a parare i colpi con il fegato. Però, voglio dire, in 12 anni che faccio su sport, comunque il naso è ancora a posto. Ma il fegato non è... Ma il fegato... Aspetta, lo riprendo per... È vero, Cioè, non me l'ha distrutto l'alcol come me l'ha distrutto Morello e tutti i pugili che abbiamo buttato giù. Però è una cosa fondamentale, secondo me. Poco viene trattato questo argomento sulle schivate, e la maggior parte degli allenamenti sulle schivate è ancora quello veramente base. Minchia, nessuno fa quelle robe là un po' più particolari. Ti faccio un esempio: guardia bassa. In alcune situazioni ci sta magari avere la guardia bassa per poter fare determinate schivate, e tu lo fai comunque un po' perché sei showman. Io ho mangiato il frutto del mare, schiva si chiama. Schiva. Praticamente pure che non voglio. Direttamente da One sì, Piece. Però no, a parte gli scherzi, naturalmente quello che si è visto di me sui social è il Dario degli ultimi anni, quindi automaticamente sono la risultante di anni in cui non schivavo così bene, non ero così sicuro. È stato tutto costruito quello che adesso vedete di me, che sembra scontato che Dario è bravo a fare X o Y. Però, come tutte le cose, appunto, viene costruita, c'è un metodo che aiuta, e soprattutto c'è una chiave di lettura. Io, più che metodo, più che esercizio miracoloso, invito a cambiare il focus sulla chiave di lettura, ovvero... In che senso? Traducimi, perché tu sei troppo studiato, no? Hai ragione, scusa, aspetta che abbasso, torno alla terza, aspetta, questo video mi caccio il diploma. A gente che li... 1, 2... Ma io su Facebook glielo buttano! No, quello è il 2% del cervello. Comune! Quello che spesso invito alla riflessione sul fatto che non è l'esercizietto che ti fa schivare, ma è l'essere esposto a quella condizione di disagio per tanto tempo, con una guida inizialmente, soprattutto, che sa, che ti guida veramente, non semplicemente uno che ti sbraita da fuori il ring. O vai che non fa male o non fa paura, ora. No, schiva a sinistra, circospezione del destro,
che tu sei uno che non mette manco il jab, quindi automaticamente tramite una guida che sa dove ti sta portando, dove ti sta guidando, tu piano piano metabolizzi quella condizione di disagio fino ad essere estremamente lucido e quindi avere una capacità di lettura che non è di visione ma di previsione. Quindi cercare praticamente di studiare quelle robe là, il come sta per, cioè cosa sta per fare il mio avversario. O, come vedremo nel video che stai per fare, ok, far fare all'avversario quello che vuoi tu e che ti aspetti, capito? questo è molto interessante. Ma perché ma tu perché vieni ancora qui? Allora, Perché lo sai che io ti caccio i conigli dal cilindro Io così. ho fatto un video nel quale parlavo comunque delle schivate, ma voglio la tua opinione su quel mio punto di vista. Tanti si focalizzano sul partire con i colpi senza creare un qualcosa prima, no? Molte volte le finte sono quella roba che fanno in modo di far fare un errore magari all'avversario, che può essere per la guardia, fintare da una parte, fare 10 volte lo stesso colpo, così all'11ª cambia all'ultimo. Cioè, quindi è un discorso psicologico per quanto riguarda il pugilato? Assolutamente sì, come in questi tipi di sport come il pugilato, quindi aciclici, ovvero che non seguono un ciclo di cose che accadono e si ripetono costantemente. La variazione di ritmo è la determinante più assoluta. E per variazione di ritmo non intendo solo picchiare di più o picchiare di meno, anche semplicemente rompere gli eventi che si stanno susseguendo regolarmente. Però parte tutto da qua. Assolutamente. Tutto da qua. È tutto dalla testa, ma scherzando. Fisicamente, quando facciamo le prove peso con i miei avversari, sembro io il Brock. Anche quando faccio con i Brock, sembro io il Brock. Sembro quello che non fa la categoria sua e tutto il resto. Cosa mi differisce? Oltre a un gran... No, taglia. La grande simpatia. No, taglia. La grande simpatia. No, cosa mi rende poi? Cosa mi porta poi alla vittoria? Semplicemente una capacità mentale applicata al pugilato diversa e maggiore in quei casi specifici. Naturalmente la mia capacità mentale magari non batterà il fisico di un campione mondiale, di Ciarlo, ok? Però mi ha portato a vincere quello che ho vinto proprio perché se c'hai la testa forte e soprattutto una fantasia e un boxing IQ che ti porta a vincere, vinci. Non è il pugno più forte, il pugno più veloce. Si riassume tutto in una cosa che dico spesso. Io posso battere Usain Bolt e correre 100 metri. Se io parto 2 metri dal... Ah, beh, è vero. Se usi Nel pugilato puoi farlo, non c'è una linea. È vero. Se parti prima sei più veloce. Vero. Se arrivi fai male, se non arriva non fa male, quindi fai più male. Quindi puoi cioè, essere capito? magari il pugno da KO che butti giù tutti, però se tanto non entra il colpo perché l'altro ti ha già studiato, vede che parti sempre così. Il pugilato ti fa cucire una trama e se la trama aderisce bene a te, metti via C'è un l'avversario. the end positivo per te. Esatto. Ma è qua titoli di cosa finisce il film. Abbassa il livello. Va bene Dario, io direi che è arrivato il momento di farmi fare qualche esercizio. Ah, non era un podcast. No, questo non è un po' del podcast, magari lo facciamo. Vabbè, dopo. mi deve scroccare di nuovo un altro personal. Dai. Vabbè, dai, va bene, ok. Ovviamente non pagato questo personal. Allora, oggi partiamo da 2 drill proprio basic, che i soliti cose viste e riviste, che rispetto agli altri, calma che poi sudi, prende la febbre e muori. Calma, partiamo da 2 drill basic, quindi sono per lo più drill difensivi. Ok. Dopodiché già il drill diventa difesa e attacco, quindi Ok. praticamente vado a schivare per contrattaccare, per appunto mettere un counter. Dopodiché usciamo dal discorso drill e facciamo una sorta di sparring condizionato in cui chi colpisce per prima in teoria controlla l'azione o è quello che verrà poi counterizzato da quello invece che poi counterizzerà. Spettacolo. Perché alla fine io penso una cosa, la Sì. schivata ti salva la vita, sì, sulla schivata c'è un intero paragrafo Che tu dici devi entrare. che devi entrare perché una schivata non ti salva la vita se tu poi non lo fermi quell'avversario lì. Perché lui continua, se non c'è un blocco lui sarà sempre là. Se invece schivi e lo punisci, insinui in lui comunque una meno confidenza e quindi ti attaccherà anche meno convintamente. Si dice convintamente? Vabbè, lo chiedevo Con come. convinzione. Santo Dio. Sì, però sono istruito. Hai ragione, hai studiato. Guarda qua. Videocamere. Tutto questo potrebbe essere tu. Guarda qua. Un giorno tutto questo. Piace i miei pantaloni rosa. Mi piacciono. carini, vero? Ti piacciono i miei neri con la scritta Team Spartan Fucsia? Scusa. Ma tu sei del team Spartan? Io sono il Team Spartan. Io sono il Team Tu e Spartan. quale squadra? No, solo io. Dove è la tua squadra?
Quelli miei hanno questo marchio come i vitelli, già. Obbligati tutti, sono giocati, pare Spartanarmi. Spartanarmi. Allora, raga, andiamo. Perché sennò questo qua il video non lo fa più. Muovere attorno, muoviti. Basta che muoviti. La ripresa. Minchia, paranormal activity, pensate minchia che dopo 3 minuti. Mamma, ho dovuto prendere il coso là. L'antivomito dopo 2 minuti di paranormal activity. Allora, partirei da 2 drillini proprio basic, dato che come abbiamo detto questo video è rivolto anche a gente che ha appena iniziato, in cui secondo me è la fase iniziale a fare poi di te un pugile che para con la faccia o che prova a schivare. Quindi partiamo con la faccia non è proprio l'idea. No, potrebbe avere controindicazioni, mi hanno detto. Leggete comunque il foglio illustrativo. Esatto, e non usare per donne in gravidanza. È sotto i 12 anni. Allora, drill basic per eccellenza che abbiamo visto proposto e riproposto anche dai vari, diciamo, influencer pugilistici d'oltreoceano. Io li chiamo guru, dai vari guru. Facciamo prima la versione guru, schivami praticamente diretto sinistro, diretto destro, gancio destro. Io te li tiro incrociati come fanno quelli di guru. Okay. Quindi che non ti insegnano niente. Il sinistro là, il destro là. Che tu puoi fare anche così. Schiveresti comunque. Anche solo chiudere solo gli occhi quando parte il colpo, no? No, guarda, facciamo un test. Ehi! Spettacolo. Ti giuro, sembravi Wagab alla E questa è una cosa, spieghiamo anche questo piccolo concetto. La cosa che ha detto Dario è molto giusta, confermo. Grazie. No, però sei un amico. Confermo. Molti a fare tecnica portano i colpi in questo modo qua. Facendo così a te sembra di stare aiutando, cioè sembra che stai aiutando il tuo compagno. In realtà gli stai solo peggiorando le distanze e tutto quanto. Sfalsi completamente la percezione delle distanze, sfalsi i tempi e soprattutto, cosa che di cui nessuno parla, tu non ti abitui ad avere i pugni davanti alla faccia. Dritto. Tu non ti abitui a stare tranquillo con il pugno così. E vedi delle scene pietose, secondo me, per uno che fa sport a combattimento, che hanno già 4-5 combattimenti, il pugno non arriva, ma secondo me questi sbattono, blincano, vanno indietro. Error. Fai il pugile, non puoi avere paura dei pugni. Questo perché? Perché vengono da mesi in cui schiva. Invece no, ti devi abituare. E devi stare tranquillo sapendo che l'avversario non colpirà con i pugni chiusi. Colpirà mirando alla fronte, quindi non in zone sensibili, però tirerà lì con tutti i colpi, quindi tu dovrai essere in grado di schivare. Stiamo parlando di cose che quante volte abbiamo visto questi drill? Miliardi. Però se li fai reali, produci un effetto. Se li fai alla cazzo poi schiverai, o meglio, non schiverai. Peggiori come abbiamo detto prima, sfalsi tutto quanto e peggiori addirittura le distanze e quello che riesce, la tua percezione dei colpi. Io tipo i drill basic che consiglio sempre di fare e che faccio fare spesso ai ragazzi che vengono da poco in palestra per schivare è praticamente, mi metto guardia normale come te in modo tale che schivare semplicemente 1-2 gancio. Ecco, non come fa lui, ovvero quando per le distanze, io sono abituato ancora a quelli che incrociano. Sarà reale anche lo spostamento. È normale che bisogna partire a una velocità che non è eccessiva tra un colpo e l'altro, però le gambe si muovono sempre durante la schivata, quindi schiva, esci, passa sotto, esci. Si parte da questa distanza qui e da questa velocità qui e poi piano piano si va a incrementare. E soprattutto non fatelo come ho fatto io adesso, ovvero vanno fatti a una distanza in cui veramente rischiate di essere colpiti, perché se no non ha senso. Sapere che non verrete colpiti a prescindere da tutto ti fa stare troppo tranquillo. Esatto, che è una condizione che non sarai lì. Invece lì devi iniziare ad avere quell'attimino di frizione. Le gambe si muovono in maniera diversa quando sei sotto stress. Assolutamente. Non è che c'è e soprattutto hai quell'esitazione che parti poi ritorni perché quello non è partito e mentre ritorni lo prendi. Sono quelle le cose che ci fanno prendere i colpi poi durante il combattimento. E farle in safe zone ci abitua e condiziona mentalmente la tua testa a stare under the gun, dico io, ovvero sotto i colpi. Giusto. E non lo dice solo Morello, lo dico anch'io, ragazzi. No, al contrario. E non lo dico solo io, ragazzi, lo dice anche Morello. Il secondo drill che voglio proporti è schivare 3 jab. Praticamente io tirerò 3 jab in avanzamento staccati, quindi uno, e il primo me lo blocchi con la mano dietro. Ok. Il secondo esci laterale
il terzo va indietro. Esatto. Tiro a prendere mirando alla fronte dell'avversario, blocco, esco e rifacciamolo che sennò ti pigliano per il culo 6 mesi. Blocco, esco, vado indietro. Esatto, mirando sempre. Vai tu. Vai, tanto non mi prendi manco pagato. Cazzo, c'è una fluidità assurda. Io mi prendo ancora male quando sono con Morello. Poi... Vabbè, ma ci sta, non è tutta la mamma, pensa avermi dietro. Che schifo. Boom. Tira. Quando siamo sul lato... È pazzesco, cazzo. Ma perché sono estremamente tranquillo? Anche sta tranquillo, non c'hai paura di... No, perché sono... Allora, per me è così safe la situazione, sapendo che colpo tiri, che praticamente basta mettermi... Perché la mia testa e il mio occhio è così tanto condizionato a questa situazione, che non mi crea agitazione. Quindi anche se paradossalmente parto quel centesimo di secondo in ritardo, so che in qualche modo me la cavo, ok? Come sono arrivato a questo? Facendo sti drill del cazzo. Uno dice, madonna mia, ma come fai? I drill del cazzo che ti rendono chiaro, sicuro. Naturalmente il drill poi progredisce come i prossimi che faremo vedere. E sulla schivata poi sarai sicuro ad improvvisarla in sparring, sicura ad improvvisarla in match e poi magari su quella schivata mettere anche il colpo, che è quello che fa la differenza tra il buon pugile e il campione, secondo me. Te lo tiro io? Sì. Anche perché tu sei già capace. Lo sto imparando. Cioè non sto allenando io te, non so che no. Il video è Dario Morello. Che di solito quelli dell'est sono sempre super experienced, capite? Tu no. Tu no. Lui ha studiato e non ha fatto pugilato. Il mio box rec non è negativo. Ancora, neanche positivo se vogliamo mettere. Hai il senno il beneficio del dubbio, ce l'hai. È a metà tra il positivo e il negativo. Bravo. C'ho ancora quell'esitazione sul... L'ho visto. Vado di nuovo. Secondariamente, ritorniamo al discorso di prima, fare all'avversario quello che io voglio fare. Se tu esiti, anche io paradossalmente per aiutarti esiterò e quindi mi rendi ancora più imprevedibile. Perché tu prima hai detto cazzo sei super smooth, lo fai troppo rapido, troppo sciolto, perché io sono là, io non mi muovo, fallo. Perché lo so già, capito? Vai in tranquillità. Voglio provare anch'io così. Stai fermo lì. Stammi vicino. Ok, dopo un po'. Adesso prova a fare quello che vuoi. Io adesso ti ho bloccato, tipo la progressione di questo drill è questa. Io adesso ti ho bloccato a fare blocca, esci fuori, pull back. Ma posso fai quello che vuoi. Le cose. Pull back, esci fuori, blocca, quello che ti pare. Sto tirando al massimo della velocità il mio jab. Pazzesco. Tu lo stai schivando. Sì, ma lo sai che te lo tira. Sì, ok, sfido chiunque a venire qua e a schivarmi il jab. Sai cos'è? Allora, tante cose e pensa, l'ho provato 10 volte e sto cominciando a sbloccarmi a poco, no? Non sono ancora nella fase perché ovvio non so ancora che il mio cervello non dice che cazzo è uno sparring quindi ti farai male. E quella tecnica lì, è vero. Però ti sblocchi man mano. Pensa a provarla 100 volte al giorno questa roba. Pensa a provarla per anni. Per anni. Io lo dico sempre. Quanti lo fanno? Nessuno. Nessuno perché c'è anche da dire una cosa, e questo lo dico da maestro che da poco sta facendo il maestro. Sempre. Ormai è il mood della giornata. Perché non mi cago addosso? Io da coach me ne sbatto 3/4 se tu ti annoi a fare sempre le stesse cose. Io faccio il corso amatori e agonisti da poco, 3 giorni a settimana più 1 di sparring. Tu 3 giorni a settimana, soprattutto da me che il livello comunque è gente che si è combatticchiato in altre palestre o stava quasi per... Cosa gli fai fare? Tecnica. Questi drill, sparring condizionato che se tu vieni da fuori a un certo punto, quelli che l'hanno assimilato il concetto, sembra libero. Io dico no, guarda che hanno un tema. E poi fai lo sparring finale
Il sabato io ho la fortuna di essere all'interno di una palestra multifight, quindi c'è quello di MMA, c'è quello di K1, c'è quello di Thai, e quindi c'è un confronto anche con altri atleti di diversi stili e tutto il resto. E tu provi poi quello e impari a fare il pugilato. Nella prima fase di apprendimento, dove nessuno è un campione affermato, è inutile perdere ore, giorni, su 3 giorni a settimana magari. Preparazione atletica, 3 round. Mia nonna si alza adesso dall'RSA e fa 3 round da 3 minuti. Se non hai il fiato è perché non sei tranquillo, è perché il cervello ti brucia completamente quelle 3 riserve di ossigeno che hai, e quindi non solo sei impedito, diventi ancora più impedito perché il cervello ti ha mangiato tutto. Vogliamo aprire una piccola parentesi sul discorso fiato? Discorso fiato, io ho un'idea mia del fiato che molti, anche se sono allenati, è una cosa che a me è capitata. Ad esempio, andavo a correre tutti i giorni facendo scatti, facendo lavoro comunque su, sai, alta intensità per tot ripetizioni. Certo. Salivo sul ring, facevo 2 riprese ed ero morto. E dicevo, come cazzo è possibile che io mi sto allenando da mesi, cazzo, e non riesco a fare neanche 2 round, ne facevo uno fatto bene, il secondo ero già lì e poi mi buttavo per terra, perché lo facevo magari al 100%, a una gestione sbagliatissima del fiato, perché come dici te c'hai un tema da fare quando sei sul ring, no? Cioè non è che puoi partire devi gestirti il tempo, quindi c'hai magari da fare 3 riprese, 6 riprese, 10 riprese, parti in un certo modo, c'è il momento in cui carichi un po' di più, il momento in cui vai leggero di combinazioni, il momento in cui... Quindi anche quella roba lì, bisogna sfatare questo mito che più ti alleni più c'hai fiato. La verità è che tu di base devi fare di tutto per diventare efficiente a fare quello. Efficiente vuol dire minima spesa, massima resa. Direi che devi farlo senza pensarci. Tu devi farlo senza pensarci e ti deve costare meno di una persona che magari è vigorosa fisicamente, ma non ha la tua tecnica. La tecnica esiste per fare meno fatica ed avere il massimo risultato. È più facile mettersi a zappare tutto il giorno. Il campo lo zappi uguale. È un po' più difficile zapparlo senza stancarsi in mezza giornata. Chiaro. Tecnica. Non c'è tecnica senza sforzo, diceva un allenatore di pesistica russo. Okay. Perché è così? Perché la tecnica serve per ovviare a un problema. Mo con questo non è che sto dicendo allora fare ripetuto non serve a niente, allora andare a correre non serve a niente, allora fare gli scatti non serve a niente. No. Ma tu puoi andare a combattere senza fare tutto questo se però fai la box. Sì. Non puoi andare a combattere se fai solo quello e non fai la box. E non fai la box, è vero. Quella è una cosa che non so. Quello che non hanno capito quelli che guardano i video che facciamo insieme è che non siamo noi contro qualcosa. Non siamo la new school contro... Ma di che? Ma di che? Ma di cosa? Un'organizzazione proprio esatto, misteriosa. È un team, che è? Non è vero, ragazzi, ma così come abbiamo specificato determinate cose, molti si guardano solo i 30 secondi di TikTok e di Reel, non guardano il video completo. Quando si parla della corsa alla corda, che ovviamente il titolo clickbait non servono a niente, non vuol dire che non servono a niente nel mondo. Qualcosa servirà, stare sul divano serve un cazzo. Esatto. Fare comunque un po' di corda, anche se la fai male, anche se serve a qualcosa, ma non ti serve magari per la specificità dell'esercizio, di quello che andrai a fare dopo. Molti mi dicono no, la corda serve per il fiato. E allora lì che cazzo gli puoi dire? Sai cosa? Secondo me è sbagliato anche la riflessione, ovvero no, perché io dopo che ho fatto questo stavo meglio, mi sentivo meglio. Quantificami in unità, in un numero, cosa vuol dire stavo meglio? Stavo meglio è una valutazione soggettiva, non empirica. Non ci sono dati, non è ripetibile quella misurazione, stavo meglio. Portami dei dati. Dei dati vuol dire la frequenza cardiaca era più bassa a quello sforzo? No, però... Ma semplicemente molto più tranquillamente. Sì. Hai fatto tutte e 3 le riprese e le hai fatte senza fiatone? No, stavo solo un po' meglio. E allora ti stai rispondendo solo. Non è lo scatto. Magari hai imparato a fare pugilato nel frattempo. Magari, esatto. Io ad esempio quando vado a fare sparring, adesso non mi alleno di Thai da veramente 6 anni, 7 anni, ho sempre fatto solo più pugilato adesso. Fisicamente comunque a livello atletico, prestazionale di fiato e quanta, non c'è più il condizionamento, non c'è più la resistenza eccetera. Nonostante tutto riesco ancora a girarmi 10 riprese con tutti loro, farmi 20 riprese con tutti loro, che comunque ok, non saranno tutti campioni, cioè non è che sono non combattono. È gente più allenata di te però. Io ragazzi fiato zero,
cioè veramente fiato zero, però nonostante tutto una gestione di magari meno paura di prendere i colpi da loro, meno la foga di far vedere subito guarda che sono bravo, guarda che sono forte, che c'è magari la cosa di scaricare subito i colpi. Sì. E quindi me la gestisco e faccio 10 riprese con loro che caricano e io che vado. Ma anche quelli che di solito la fazione che si oppone a noi sono quelli che poi dicono, parlano di famoso mestiere. Il mestiere è questo. Cos'è il mestiere? Saper fare bene il pugilato. Quello è il vecchio mestiere, l'antico. Per far vedere i passanti, tu segnali la posizione e ti caricano. No, ho frainteso, scusa. E lo chiamavano il nobile mestiere. Per dire, no? Diventi semplicemente efficiente. Mo' c'era uno che, perché io non ho vinto un cazzo, sono tutte cinture di cartone. Tu sei un pappagallo youtuber che non sa niente. Georges St-Pierre, Ok. considerato uno dei GOAT dell'MMA, raccontava... Giorgio San Pietro, sì, di Cellino a mare. Raccontava di questo suo allenatore di Muay Thai che fumava 25 pacchetti di sigarette, era analcolizzato, poi si metteva i guanti e malmenava tutti quanti quando facevano sparring di Thai. Proprio e lui in questo podcast con Rogan, se non mi sbaglio, Sì. mentre era intervistato, diceva perché la condizione atletica può inficiare poi la prestazione nello sport specifico, sicuramente lo inficia, ma non è quello il 90%. Il 90%, l'80%, se vogliamo essere generosi, è saper fare o meno quello sport. Tra me e te vincerà chi fa meglio pugilato. Bravo. Nel 90% dei casi. Poi c'è quello che di mestiere, scusami, di vigore fisico instancabile mi piega perché io poi non ho la stessa preparazione. Ok, è uno su quanti? Vero. La verità è che nel 90% dei casi il picchiatore perde contro il tecnico. Perché? Perché se il picchiatore è davvero un picchiatore, ovvero uno che mena e basta, perché c'è piccola parentesi, picchiatore, attaccante. Se io so fare la box e attacco sono un attaccante, se io non so fare la box e attacco sono un picchiatore. C'è una sostanziale e fottutissima differenza tra queste due Questa cose. è bella, questa non la sapevo. Ma perché non la dico spesso, Sì, non la dice nessuno perché vero. poi Questa la ho buttato La mettiamo pugilato a normale. questa. Questa sì. Faccio le stories. Ma forse l'avrà detta pure Ciurli e Rookie. Sì, sicuramente. No, hanno fatto le series. No. Non è detto che se sei più preparato allora sei più forte sul ring. Assolutamente no. Una cosa che capitava quando ero piccolo, quando ero schoolboys, appena iniziato. C'è da dire una cosa, mio padre si è inventato allenatore con me. Siamo cresciuti pugilisticamente insieme. Quindi anche le sue tecniche di allenamento non erano super. Io mi ricordavo da Schoolboys le riprese erano 1 minuto e mezzo. Da Schoolboys sono imbattuto, non ho mai perso. Ok. Il primo match l'ho persi da cadetto, quindi nella categoria d'età sopra. Grifondoro è arrivato. Grifondoro, sì. Il barbacappello mi aveva detto serpeverde, là come cazzo si chiama, no? E allora lui mi ha strappato i capelli. E da lì sono un grifondoro calvo. Sono un calvo d'oro. Dica, ma me lo pensi una cosa seria? Io non voglio fare più i video con questo. Vi prego, fate crescere il mio canale perché non voglio più fare i video con voi. Mi ha rotto le scatole. Ho i capelli. Ritorniamo al discorso ripreso da 1 Serio? minuto e mezzo. Le riprese sono 1 minuto e mezzo, quindi stiamo parlando di 3 round da 1 minuto e mezzo. Da fare ovviamente al massimo. Raga, io ho vinto sempre, ma tornavo, non me lo posso mai scordare, tra la prima e la seconda ripresa, tornavo all'angolo che avevo il rigurgito da sforzo. Pensa tu quando cavolo non ero allenato adeguatamente per quei ritmi. Ma vincevo, lo sai perché? Sapevo che cazzo dovevo fare a confronto di uno che nel 90% dei casi all'epoca questi erano già professionisti. Sì. Non andavano a scuola, si allenavano 3 volte al giorno, 800 km di corsa, 20 riprese di sparring, 300 round al Però sacco, poi il succo- perdevano perché salivano sul ring preparatissimi, molto più preparati di me, ma non esprimevano niente perché non sapevano cosa fare e quando farlo. La box vince, la preparazione atletica è qualcosa che può far vincere la box, ma senza la box non vince la box.
Io l'ho detto in un video nel quale parlavo proprio di questa cosa che tanti coach fanno fare qua, tantissima preparazione atletica. Veramente l'80% è preparazione atletica, una lezione da 1 ora e mezza. Che tu vai a fare magari una lezione di box, vai a farti un corso di box, di kickboxing, di Muay Thai, MMA, quello che è, ti fai veramente circuiti, gli ultimi 20 minuti, tecnica. Da stanco. Tecnica da stanco, che sei... O magari sparring, da stanco dopo i circuiti. Per prendere meglio i cazzotti con la fronte. Che non ragioni neanche e rischi di farti male perché non c'hai più il controllo puoi strapparti qualcosa mentre porti un colpo, poi... Ripeto, è la cosa, allora c'è da analizzare un fenomeno secondo me, ovvero il fatto che ed è giusto, sia chiaro, è giustissimo in termini diciamo di marketing. Vuoi o non vuoi, il movimento in realtà, nonostante se i numeri in televisione sono bassi, ci sono pochi appassionati ma tanti più praticanti. Ok. È verissimo. Sì. Tanti più praticanti vuol dire tante più palestre, tante più palestre vuol dire tanti più tecnici. La verità è che il 90% di questi tecnici sono degli incompetenti, pugilisticamente, per creare atleti che combattono e vincono. E la verità è questa, lo dicono i numeri, punto. Perché se no, se eravamo tutti forti, non vincevano i campionati italiani ogni anno gli stessi maestri. Vero. Ogni anno uno diverso. Mi risulta che non è così. Sì. Vero. Punto. Sono dati di fatto, poi possono dire quello che vogliono. Sono dati di fatto, chiaro, punto. chiaro. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che i corsi fitness sono sempre di più. Perché è più facile prendere uno che ti paga 70-80 euro al mese Per dimagrire. media per dimagrire, perché dimagrire basta che praticamente gli regolarizzi la vita a un sedentario che mangia male e perde 30 kg in 30 giorni, perché la verità è questa. Perché parti da 0 Esatto. a 100 comunque. Quindi le metti ripetute, sacco, sparring finto, quindi è un cardio generale, ogni tanto il circuito, e quello è un conto, fa bene, ma è non agonistico, è un discorso di pugilato che non può essere rivolto poi a chi deve andare a vincere. Però io non sono d'accordo su sta cosa qua, ma non che non sono d'accordo con te, ma ho capito che tu vedi bianco o nero, nel senso fitness oppure agonismo. Io sono a metà, io voglio andare a imparare una cazzo di disciplina invece. Non voglio combattere, non mi interessa combattere. Io concordo. Ma io voglio andare lì, se faccio Muay Thai, se io vado a fare MMA o grappling, io voglio imparare grappling di tutti gli esercizi, le cose. La gente dice, perché ho fatto quel famoso TikTok che tutti quanti mi hanno insultato, ma senza preparazione non ci sali sul ring. Non voglio salire sul ring, ma sto pagando comunque una disciplina. Sì. Come se io vado dal panettiere, gli pago il pane e lui mi dà la farina. Che cazzo, cioè non è quello che ho chiesto. Ho chiesto grappling, voglio imparare grappling, insegnami quello. Voglio fare pugilato, non voglio combattere. Qui magari non mi serve tutta quella preparazione di bam, minchia, burpees, Concordo, cose. 100% con quello che stai dicendo. E ci sta, no? Che magari uno dice, però comunque ci va un minimo di ma te la fai comunque man mano, perché gli esercizi comunque ci sono. Tirando i pugni al sacco, resistenza la fai, cioè comunque lavori. Assolutamente sì, io sono super d'accordo con te. Il punto è infatti il mio corso, che tu voglia fare l'agonista o che tu voglia fare quello là che viene a fare, vuole andare a dire in discoteca che fa il pugile professionista, il pro fighter nella bio di Instagram. Tu comunque verrai trattato tale e quale ha. Ok. E infatti io ti insegno pugilato, ma mi rendo conto che molti che vengono a fare la prova e c'è sempre sto contatto. Non si fa quasi mai sacco, si fa sempre lavoro sull'uomo, si fa sempre lavoro tecnico, sto lì a rompere. In realtà non è così voluto dalle masse, perché le masse vengono per sudare e per essere illuse che quello che stanno facendo è pugilato quando pugilato non è, perché il pugilato non è per tutti. La verità è questa, anche per scemi, tra virgolette, nel senso che il pugilato, no, sai, non ho nessuna velleità agonistica. Però anche che tu sia campione mondiale o che tu sia un panettiere, se facciamo sparring e ti arriva un pugno, ti fai male. Vero. E l'utente medio che si iscrive, che è disposto a pagarti un mensile, non sempre è disposto a questo. Chiaro. Quindi non scelgo, se non è prendere il pugno o quantomeno rischiare di prendere il pugno, il mio obiettivo, non mi iscriverò al tuo corso, andrò a fare le ripetute, la corda navale, e di nuovo le ripetute, di nuovo la corda navale, gli addominali, di pugilato non c'è niente. E la box quando? Partiamo dai drill, siamo partiti o meglio dai drill basic, prima lenti, poi piano piano
più veloci, poi addirittura bloccando, schivando a nostro piacimento, ma sapendo che colpo tiravamo. Adesso facciamo una situazione di attacco, contrattacco e risposta, ovvero, molto banalmente, Ho detto 2 colpi a testa. è uno sparring in teoria libero. Quando è il suo turno mette il jab, io sono obbligato a pararlo e a rispondere col mio jab. Metti il jab, rispondo. Tu devi uscire laterale E portare. e mettere 3 colpi. Ah, ok. Obbligato, 3 colpi liberi. Obbligato a partire col braccio di direzione, ovvero sei uscito sul tuo destro, devi partire prima col destro. Che sia diretto, che sia qualunque cosa. Ok? Cazzo, questo è difficile. Questo è bellino. E poi ovviamente lo faccio io. C'è della serie, prima vai tu, esci e metti i colpi che vuoi. E poi vado io, metto il jab, tu rispondi col jab e io ti metto i colpi che voglio. Ok? C'è solo un patto. Proprio perché abbiamo parlato di realtà dell'azione, una volta che blocco il jab, devo rispondere subito, mirando alla faccia, quindi non dove penso che scriverà l'avversario, perché se no non ha senso, ma non devo perdere tempo e poi rispondere. Metto il jab, boom, tu sposti e rientri. Boom. Oh, Boom. Ok. azione libera anche sotto, dove vuoi. Ok. Poi vado io, faccio la dopo? stessa cosa. Boom. Io ti metto il jab, tu blocchi. Ah, devo bloccare e Esatto, portare il jab. Esatto. Ok. Ritorna, è uno sparring. Ah, ok. Bene, c'ho quella roba là di rimane in tecnica. Perché no? La tecnica c'è se serve, se no non è tecnica. Perché se stai lì, ovvio che minchia. Poi devi tornare in guardia, capito? Diventa reale, diventa uno sparring. Ok. Poi tu col jab che rispondi. Sorry. Ecco, questo è un errore strano, tra virgolette, no? Perché dici, cavolo, la risposta con l'altra mano, ma se tu esci, sì ti tocca, sì ti scheggia, ma sei fuori. Sei fuori pericolo. Ok. Vai tu di nuovo. Non tornare. Perché c'ho sta roba, cazzo? Cazzo, si è tesa. Vabbè. Boom. Sposta la testa. Ok. Perché non l'avevi schivato questo. E ti devi schivare il colpo, vado io. Cosa devo Rispondi. fare già? Col Jab. jab. Ok, vai. Guarda che pericolo che c'è di prendere il colpo veramente. Però è una condizione controllata. Bravo. Quindi tu adesso, è il discorso di prima, perché fai difficoltà? Perché tu non sei abituato a fare tecnica vera. Bravo. E quindi ti stai cagando addosso come uno sparring. Pensa a te. No, ma addirittura nello sparring mi prendo male perché sono un po' più libero, no? Qua invece, essendo che devo fare quello, cazzo dico. Mo! Ma stai normalizzando Ok. una condizione di disagio. Una condizione in cui comunque devi dominare delle incognite. Ok. Perché il colpo rischi di prenderlo veramente. Cosa ho fatto semplicemente? Sto giocando col deficit del mio avversario, ovvero so che mi tirerà quello. Però quello me lo tira per prendere. Io non gli metto il jab così. Ok. O non arriva. Io lo tiro in faccia. 2 l'ha beccati. Perché non aveva schivato veramente. Boom. Esci di più perché lo prendi. Ok. Posano pure. Sì. Oh. Boom. Ah. Ah, cazzo. Che entrata. Boom. Bravo, questo è il primo buono che hai fatto veramente. Schivata giusta. Ok. Posso spostarmi? Sì, o- sì, sì, sì. Ah, ok. Oh. 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 Ah! Ah! Oh. Oh. Ah. Oh. Oh, sorry. Ah.
Non sapevo che cazzo fare. Sembra un pesce, no? Però ci sta, come avete visto, oltre che quello di Erwin cade a terra di paradenti e il mio no. Cosa avete visto? Avete visto comunque che, fermo restando che stavamo scherzando tutti e due, pugni lenti, non tirati, però l'idea era, diventa dinamico, schivi e rientri a tante distanze, perché abbiamo fatto delle schivate da vicino, delle schivate da lontano, delle schivate laterali. La paura è reale. La paura è reale perché il corpo la la prendi. percepisco, in Perché lo tecnica prendi. no. In tecnica quando facciamo il coso porta 1-2, bom bom, schiva. Tu quando fai tecnica il casco te lo metti, No. qua te lo devi mettere. Capitato che la gente si facesse male in questi schemi. Già. Perché è uno sparring, questo è lo sparring condizionato, ricreare situazioni percorribili e riproducibili in un combattimento. Io spesso vedo cagate assurde nelle esercitazioni tecniche, perché allora pugile A, 1-2 gancio, poi schiva, poi rientra, poi mette questo, come le figure. Trovami uno, ma anche dei più grandi campioni, che ti fa una roba del genere senza mettersi d'accordo con l'avversario. Non esiste. Qui c'erano colpi a vuoto. Qui c'erano colpi a vuoto. Perché? Perché tu certe volte te ne andavi, come è giusto che sia, come faresti in un combattimento. E io dovevo riaggiustare e chiudere, quindi magari lo schema dopo, la schivata la facevo diversa. Cazzo, è proprio vero. Tendi a fare la cosa il più reale possibile a quello che è lo sparring vero e proprio. La cosa più importante, secondo me, tra tutte le cose, a parte distanze, che ti abitui con le distanze, con i colpi e tutto quanto, è proprio il concetto psicologico, ragazzi. Cioè io sentivo la pressione di Dario, anche se stavamo facendo una tecnica, sentivo quella pressione che dici, cazzo, sono sotto pericolo, sono in pericolo qua, devo fare qualcosa. E sai che se sbagli il colpo arriva, perché lui continua, non mi dice le tecniche che fa, non mi dice... Assolutamente. E paradossalmente questo, quando siete sotto stress, le gambe, il corpo si muove in maniera diversa. Con la paura, anche se non dico che ti devi cagare sotto per forza. No, però hai quel timore, cioè percepisci timore. il rischio che arrivi il colpo che Però quello quel tira. timore là fa in modo che ti abitua al fatto che, guarda che quando non sei tanto lucido, è lì che devi lavorare. Cioè lì le schivate non ti vengono come quando... Sì. Esatto. Perché? Lisce come l'olio. Quando sei là che quello dice, oh io mo ti prendo, io provo a schivare. E vedi che esiti un attimino, è tutto un altro discorso. E questa qui, diciamo, era la parte in cui io divido le schivate per rientrare in due categorie. Quelle che induco, come questa, ovvero io mi metto là, ti metto il mio jab, mi metto in una condizione tale per il quale tu risponderai nel 90% dei casi con un colpo. Okay. Quindi io vado già di testa mentre sto tirando il jab, che al primo movimento che fai schivo e metto l'azione. Ok. Quindi io già sto condizionando, questo è un metodo di allenamento per condizionarti come lettura di combattimento, ok? E poi l'altra categoria è la schivata di prima, ovvero sul colpo dell'avversario io schivo e rientro. Prendiamo sempre il jab perché è il primo colpo, poi si può fare su tutti i colpi con 1000 drill diversi, ma se li volete dovete iscriversi al mio corso, se no col cazzo che ve la do gratis sul canale di sto Spartan stronzo. workout. No, però per dire, sul jab di prima lui schiva e rientra, ok? Mo noi stiamo facendo solo la schivata esterna, Ok, sì. perché non ho voglia di leggere, no, interno non si schiva. Una stronzata enorme. No, facciamolo. Lo facciamo Facciamo. scherzando. Questa volta sul jab lui schiva di prima, quindi non è che aspetta il jab e lui risponde, ok? Come faccio a fare veramente la schivata del colpo? Uno, non devo vedere il colpo. Devo leggere il movimento dell'avversario. Il primo movimento io devo buttarmi e rientrare. Secondariamente, dopo che ho fatto la schivata sul movimento, devo mettere il mio colpo. Non devo aspettare di vedere il colpo, perché sennò poi lì perdi quella frazione di secondo per vedere che prendi il colpo, che Esatto, quello sì. se n'è andato. Io schivo e rientro sempre, deve essere istantanea, subito. E tu dici, vabbè, ma adesso tu lo sai che quello mette il jab, vero? Quindi cosa succede? Mi ricollego a quello che ho detto all'inizio, glielo devo far tirare sto jab. Ed è molto più semplice di quello che sembra. Vediamo. Ok, sei tu quello che mi deve mettere il jab. Mo ti faccio una domanda, no? Stiamo combattendo. Sì? Se io faccio questo, tu che colpo mi tiri? Per forza, non mi tirerai mai il Non destro. andrò mai col cane. Non farò mai questo. Seguire.
Quindi cosa succede? Che siamo in una distanza, mettilo quando vuoi, siamo in una distanza in cui, aspetta, siamo in una distanza in cui quando mi butto da questo lato, dopo un po' che ci sto, quello mi mette il jab, io scrivo e rientro. Mettimi il jab quando vuoi tu. Tira, tira. Adesso ti dico, mettimi il colpo che pensi che ci voglia. Se o jab o diretto destro. Ah, ok. Faccio Scegli io? tu. Ma adesso tu lo sai che voglio andare di là. Oh. 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 Se tu leggi il movimento, a prescindere da dove ti pieghi, sei sempre a distanza per mettere i colpi che vuoi. E soprattutto crei degli aggiustamenti. Io non ho fatto dei movimenti tipici, perché tu adesso sapevi che se me ne vado di là, gli metto il destro perché quello mi ha detto che mi metto il sinistro. Se non l'avesse saputo. Però se tu mi vuoi mettere il destro mentre io sono di qua e leggo il colpo, io comunque te lo scrivo. Perché sono completamente fuori. E questo vale per tutti i drill. Ho perso una frazione, vero? Lo sai cosa hai perso? Non mi hai fatto fare quello che vuoi fare, vuoi che faccio io. Non me l'hai fatto tirare quando dici tu. Il jab te lo devi andare a prendere. La mia differenza è che io sono andato là a prendermi il jab. Ok. E l'ho tirato. Tu hai aspettato come lo tirassi. Mo me lo tiro. Ok. Mo me lo tiro. Mo me lo boom. No, mo me lo tiro. Mo me lo tiro. Boom. La differenza è questa. Ok. Vienitela a prendere. Guarda come lo scrivi subito. Dammelo. Vienitela a prendere. Dammelo. Scriva però laterale da una Ok, parte all'altra. ok. Oh. Oh. Vienitela a prendere. Oh. Lo vedi? Perché sei proattivo. Sì. Sei proattivo e il colpo c'è, lo vedi, te lo vieni a prendere. Questo funziona sia a destra che a sinistra. Lo facciamo più reale? Quindi tira la combinazione che mi copre. Ok. Perché Trova la distanza. certamente adesso che non so neanche che cazzo fare. Sembra un down. Ti metto già, te lo metto pure un po' più piano. E scriva il movimento, non il colpo. Stai cercando il colpo, devi vedere il movimento. Bravo! Vedi come c'era? Ok. Bravo, stai scrivendo il movimento e sei in tempo. Ok. No. Bravo. Piccola cosa. Questo perché dici tu, ma io ero venuto per fare un drill, o meglio, per capire come schivare. Sì? E tu mi stai facendo fare invece come fare i counter. Perché le due cose sono strettamente correlate. Solo che personalmente io non posso dire che una prescinde dall'altra. Perché? Mettimi il jab. Non sono uscito dal pericolo. Perché se stiamo combattendo. Non sono uscito dal pericolo. Quello deve essere un caso limite. Mi sto salvando la vita. Vero. Ok? Non sei alle corde, sei stanco. Se stiamo combattendo, boom, bam, e ti incrocio e tu dici porca troia. La seconda volta. Ma mo glielo tiro di nuovo sto jab. Quella è difesa. Ok. Scappi, ti difendi. Dal Vangelo secondo Dario. Secondo agli Dario. apostoli. Secondo Spartan. E questi sono tutti drill, secondo me, che allenati e che io propongo sempre, quasi tutti i giorni, in 1000 salse diverse, perché poi c'è solo da avere capacità di osservazione e fantasia, che ti rendono sempre più sicuro. Perché molti dicono, cazzo, ma io ho paura durante gli sparring. E tanti mi scrivono anche questa roba qua. Come faccio a superare la paura dello sparring? Purtroppo, stando sul ring e facendo questo tipo di lavoro qua, io dicevo sparring perché non avevo idea di esercizi del genere, nonostante abbia fatto comunque degli esercizi condizionati, non così sparring condizionato dove ok ci tiriamo il jab o ci tiriamo solo il 2 o ci tiriamo solo il braccio avanzato, no? Per dire quella roba là. Però questo lavoro non l'ho mai fatto può essere un punto di partenza importante. Assolutamente sì, perché che poi ti porta a quello che devi fare sul ring. Indico sempre il muro, non so perché. il ring. Ora lo scrivo, il ring. Non so perché indico dietro che non c'è un cazzo di ring. Però per dire, è un passo in più per arrivare a fare quello che devi fare, il tuo sport sopra il ring. Cioè per dire, io stesso
che comunque sparring comunque ne ho fatto, ora non c'ho più le distanze perché non lo faccio da tanto tempo e mi sento a disagio comunque a fare questo tipo di esercizio, come per dire, c'è qualcuno che guarda il video e dice ma questo sa fare, si sa muovere. Non è facile. Non è Se facile. non l'hai fatto, esatto. non è facile un cazzo, perché devi usare questo, cosa che non molti usano, devi usare questo. Mi ricollego a quello che stai dicendo adesso su una cosa che, ripeto, mi capita e mi fa mettere, perché io purtroppo prima di fare il coach, avendo vissuto sempre il pugilato comunque a livelli discretamente alti, fin da quando ero bambino, io ho perso la parte in cui vai in palestra a 15 anni e ti insegnano. La parte in cui devi rompere il problema mentale dell'avere paura dei colpi, perché io, essendo cresciuto col pugilato, per me il pugno non è mai stato pauroso, era un punto preso che dovevo recuperare. Non ho mai avuto paura di prendere il pugno, perché arrivandoci con il gioco esorcizzi la paura di sta roba qua. Per chi comincia magari tardi, io ho cominciato comunque all'età di quasi 20 anni. Certo, non era, hai vissuto 20 anni avendo paura di quella cosa. Sì. Io no, quindi mi sono dovuto calare da sobrio. Da sobrio mi sono dovuto calare nei vostri panni. Sì. No? E da coach ho visto una cosa: quando vengono altri di altre palestre nella mia palestra che vogliono fare la prova, che magari non si trovano più nella palestra vecchia, provano a fare questi drill con i miei che magari non hanno manco mai combattuto e non sono in grado, perché nella palestra, nel 90% della palestra, dato che nessuno ti spiega come fare, uno sposta e rientra del genere tu lo vedi fa solo a Crawford. Per te è una cosa impossibile. Vero. È una cosa che resta sulle figure. Sai perché ho detto sta cosa adesso? Perché sicuramente vedranno il video e dicono ma come cazzo Erwin, come cazzo si muove? No. Che dici comunque quando faccio sparring non sono proprio così, non faccio proprio così cagare, però a fare questo esercizio provate a farlo voi ragazzi. Questo ti obbliga. Sembrate dei cazzo che dite sto partendo da zero. Sembra che sto partendo da zero. Assolutamente sì, perché è uno schema motore diverso. Applichi footwork, braccia e il cervello, che molte volte le due cose, le tre cose insieme, sì, esatto. Fai la box, è quella la differenza. Pensa solo a sono più forte io! Hai capito? Finché non mi cago addosso! Anche quando fai lo schermo, finché non mi cago addosso! E il punto è quello, capito? E ripeto, la box la puoi fare di fioretto con l'accetta. È sempre box. No. Però una andò coio, l'altra ti buca. Con questo non vuol dire che allora tu perché? Perché magari a me mi esce ad un determinato livello e non mi uscirebbe ai massimi. Ma questo non toglie il fatto che il concetto è giusto. Perché se no tutti i maestri che hanno fatto i campioni mondiali sarebbero dovuti essere campioni mondiali. Non mi dispiace. Come dici te, non è che c'è proprio il metodo non esiste. Se fosse questione di metodo sarebbero tutti, cioè la box cubana sempre i primi 100 sarebbero tutti cubani o tutti messicani o tutti che cazzo. In realtà non è così. O magari il sistema russo, cioè uno è uno vuol dire che c'è il singolo che riesce a far funzionare la sua tecnica. Assolutamente sì, perché la personalizza, perché ha una guida, perché ha dell'estro che poi riesce a canalizzarlo nelle guide corrette che sono state date e sono state impartite. Io ripeto, non me ne vogliono gli altri, ma la verità è che in una moltitudine di maestri la qualità è davvero poca e il problema italiano è che la qualità viene vista con l'età. Non è che se uno ha 100 anni sa le cose, perché se tu sei una testa di cazzo a 20, nel 90% dei casi sarai un centenne con le teste di cazzo, che sarà diventata ancora più testa di cazzo e arteriosclerotica. La verità è questa. Ma andiamo avanti con ma il mio maestro, ma il mio, Ma il tuo maestro che ha fatto ieri e l'altro ieri, quello conta, che ha fatto oggi, che farà domani. Chiaro. E se uno su 150 non va bene, non è il tuo maestro, è l'atleta. Chiaro. Questo allora ce l'hai con tutti i maestri italiani? No. Ma bisogna essere umili, veramente. L'umiltà è questa. Parla che ha fatto risultati, che non sono io, perché da maestro non ho fatto un cazzo di niente, ok? Chiaro. Però bisogna analizzare, e allora questo che dici, e allora quest'altro che dici. Che ha fatto? Gli ultimi campioni italiani sono quelli. Che ha fatto gli ultimi campionati del Saluti? Chi è? C'è? No. Vuol dire che mi sa che quest'anno ha fagliato l'annato. Maestro Dario?